Questa grande composizione mostra un banco di mercato colmo di carni, ortaggi, pane e utensili. In primo piano domina l'abbondanza delle merci. Sullo sfondo quasi nascosta compare una scena religiosa. Herzen costruisce così un doppio livello di lettura. Da un lato celebra la prosperità economica dei Paesi Bassi nel XVI secolo, dall'altro invita a riflettere sul rapporto tra materialità e spiritualità. Il mercato diventa il simbolo di una società ricca, dinamica e profondamente urbana. Il ghiaccio copre canali e fiumi, trasformando il paesaggio in uno spazio di socialità. Uomini, donne e bambini pattinano, conversano e si divertono. La scena è osservata con grande naturalezza e attenzione alla luce fredda dell'inverno. Il paesaggio olandese non è spettacolare, ma familiare e vissuto quotidianamente. La natura diventa parte integrante della vita collettiva. Considerata una delle più straordinarie vedute urbane della storia dell'arte, questa tela raffigura la città di Delft, riflessa nelle acque del porto. Vermeer trasforma una scena apparentemente semplice in un'immagine di rara intensità poetica. Le nuvole, la luce e i riflessi conferiscono alla città una presenza quasi monumentale. Delft non è solo una città reale, ma un luogo di silenzio e contemplazione. The Hock rappresenta un interno domestico ordinato e luminoso, nel quale la famiglia appare raccolta in un'atmosfera serena. La precisione architettonica e il controllo della luce riflettono i valori della borghesia olandese. Ordine, intimità e stabilità. I Paesi Bassi sono descritti anche attraverso la casa, cuore della vita sociale e morale. Amsterdam appare come una metropoli marittima animata da navi e imbarcazioni. Il cielo vastissimo e il movimento dell'acqua esaltano il rapporto tra la città e il mare. Bakuizen celebra la potenza commerciale e navale della Repubblica Olandese. Il porto diventa l'emblema di una nazione costruita sul commercio e sulla navigazione. Durante il suo soggiorno nei Paesi Bassi, Monet resta affascinato dalla luce diffusa e dai riflessi sull'acqua. Le forme si fanno più leggere, l'atmosfera prevale sul dettaglio. L'Olanda diventa per Monet un laboratorio naturale per lo studio della luce e delle sue variazioni. Quest'opera appartiene al periodo giovanile di Van Gogh, quando l'artista viveva a Nuenen. Il sentiero, i pioppi e la terra scura restituiscono l'atmosfera della campagna del Brabante, severa ma profondamente sentita. I Paesi Bassi di Van Gogh non sono eleganti e ordinati, ma umili, autentici e carichi di umanità. Con la tecnica di visionista, Signac scompone il porto in piccoli tocchi di colore puro. Rotterdam appare come un luogo vibrante, dove acqua, navi e cielo si fondono in una rete luminosa. La città portuale diventa un organismo dinamico, simbolo della modernità industriale. Il mulino a vento è uno dei simboli più riconoscibili dei Paesi Bassi. Mondrian lo rappresenta in una fase di progressiva semplificazione formale. La struttura si riduce a linee essenziali, anticipando il linguaggio astratto che renderà celebre l'artista. Un soggetto tradizionale si trasforma in un ponte verso l'arte moderna. Grossberg, esponente della nuova oggettività, raffigura uno dei canali di Amsterdam con estrema precisione. Le architetture appaiono nitide e silenziose, quasi sospese in un'atmosfera metafisica. I Paesi Bassi diventano il simbolo di un ordine urbano, razionale e moderno. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando!